Queste le ho prese tipo 10 anni fa. Mi ricordo che il film uscì quando facevo ancora le superiori, quindi sono uscite poco dopo, qualche anno dopo, e le trovai a Lucca Comics e non ho resistito, ho preso direttamente la coppia, perché poi di questa serie sono 3. Come potete vedere c'è Sephiroth, Cloud e questo che è Vincent. Vincent è quello di Final Fantasy Cerberus, che tra l'altro ho lì da qualche parte. Fammi vedere. Abbiamo Final Fantasy 12, che non mi è piaciuto tantissimo, devo dire, e non ho neanche un action figures di quello. Poi Final Fantasy 10, che per me è stato uno dei Final Fantasy più belli, anche questo, ma ancora preferisco il 7, perché un po' lo stile di combattimento per me era il vero Final Fantasy, era dal 7, il 7, l'8, il 9, vabbè, poi tutti quelli precedenti al 7, poi il 10 è un po' cambiato e non mi piaceva tanto. Poi hanno fatto la versione X2, che non era malvagia anche questa, ma preferivo l'originale. Eccolo qua. Final Fantasy Cerberus. Ma tornando alle nostre action figures, andiamo ad aprirle subito. Tra l'altro di queste c'era anche la collezione delle armi, che si chiamava Final Fantasy Masters Arms. Tra l'altro qua c'ho la manina, quante stronzate. Qua abbiamo la spada di Seifer di Final Fantasy VII, che è un altro personaggio che mi piaceva tantissimo, l'antagonista di Squall, che si vede tra l'altro subito nel video di introduzione. Cioè, guardate quanto è bella, e la cosa più bella è che il caricatore funziona veramente, e se vai a premere, adesso che non ci arrivo, vabbè, facciamola, tiriamola fuori. Cioè, guardate quanto è bella, ed è di ferro, veramente di ferro, di metallo. Volendo, se ci fai bene la lama, può diventare un tagliacarte bellissimo. E se vai a sparare, porca miseria, no, ormai il danno è fatto, ma era già fatto, mi ricordo, quando l'ho comprata era già così, e spara. Stupenda, tanto si va a rincastrare qua così, poi ci mettiamo un pezzo di colla. Meno male che me ne sono accorto, perché è in vendita anche questa e non vorrei darla rotta, ma adesso che avete visto il video sappiate che se la comprate l'ho aggiustata con un po' di colla. Comunque devo dire, i dettagli della pistola sono fatti veramente bene, i dettagli. Mi ero dimenticato che faceva anche questo, la puoi caricare come una vera pistola, cioè assurdo. I dettagli delle action figures di Final Fantasy sono stupendi, secondo me. E questa è solo la spada. Era una collezione che avrei voluto veramente finire, ma questo è l'unico pezzo che ho trovato. Purtroppo sono arrivato tardi, poi quando arrivi tardi le cose cominciano a lievitare i prezzi, però avrei voluto, oltre questa, quella di Squall, quella che aveva il tamburo. Non oso immaginare com'era, probabilmente il tamburo si girava. E oltre a questa troviamo quella di Kingdom Hearts e quella di Squall, e anche di Final Fantasy Cerberus. Ma torniamo alle nostre action figures vere e proprie. Apriamo quella di Cloud. Guardate quanto è grossa la spada rispetto all'action figures. È bellissima, cioè in proporzione come nel film e nel gioco. La può anche impugnare grazie
alla mano che si può cambiare. Allora, facciamolo subito. Ok, ce l'abbiamo fatta. Si apre il pollice, che è di gomma, bisogna fare un pochino di forza. Dai, però sii collaborativo, bravo. Oh, è così pesante la spada che non riesce a reggerla. No, non credo che abbiano pensato al fatto che la spada fosse troppo pesante, però possiamo provare a reggerla con 2 mani. Ah, con 2 mani funziona molto meglio. E a quanto pare. Però Cloud. Sii collaborativo, dai. Oh, perfetto. Che bello. Ah, non avevo mai provato a mettergli la spada. Contento di aver scoperto una cosa nuova. E queste action figures sono fatte veramente bene, cioè il tessuto, vabbè, è sempre in gomma, per carità, però i dettagli, le rifiniture sono veramente spettacolari. E non l'ho pagata neanche tantissimo, non costavano tantissimo queste action figures. Mi sembra 30-40 euro quando sono uscite, e devo dire che li valgono tutti. Le aggiunture non sono completamente snodabili come in quella di Dragon Ball, però vista così l'action figures fa proprio un grande figurone. Bellissima, anche i capelli, il viso è ben fatto. No, dico, secondo me è proprio un action figures, una delle più belle che ho. Per ora, perché ancora non abbiamo aperto quella dei 5 samurai. Vediamo subito quella di Cypher, dai. Lo so che volete vedere quella di Cypher. E allora andiamo ad aprirla. Non si chiama Cypher. Intendevo Sephiroth. Scusate. L'emozione. Sarà un casino mettere tutto a posto dopo. Voi vedete solo una piccola parte di questo tavolo, ma ci vorrà un'ora solo per metter via tutto dopo. Quella di Cypher pesa il doppio rispetto a quella di Cloud, ma veramente tanto di più pesa. E anche alto molto di più. Dopotutto Sephiroth era un armadio in confronto, quindi bellissima anche questa. Materiale stupendo, veramente fatto bene, non me lo ricordavo. Forse l'avevo aperta una volta sola e poi sempre lasciato nella scatola, perché sono fatto così. Sempre paura che le cose si rovinino e quindi uno le lascia nella scatola il più tempo possibile. Se venisse un bambino a casa mia impazzirebbe con tutti questi giocattoli che ho accumulato. Poi anche le spalline, cioè si alzano e si abbassano insieme, è fatta veramente bene. I capelli, ok, sono di gomma, però alla fine questo era il modello. I dettagli fatti bene come quell'altra, perché è la stessa serie, è snodabile al punto giusto, che puoi metterlo in tutte le posizioni che vuoi, e naturalmente ha la sua famosissima spada che è, non so neanche se ci entra tutto nell'inquadratura, ma è veramente enorme. È tipo alto, devo allargare l'immagine per farvela vedere tutta, perché rispetto all'action figures è molto più alta ed è stupenda. La spada è veramente carina, fatta in plastica anch'essa, ma qui una mano basta perché è molto leggera. Questa è la posizione classica di Sephiroth quando, diciamo, deve aprire il qualcuno. Meno male con gli occhiali, perché rischiavo di accecarmi da solo. Bellissima. Queste sono le action figures più belle che ho mai avuto, infatti non le ho mai messe in vendita e non so se lo farò, sinceramente.
E allora adesso vediamo cosa ci rimane. Ah, un'altra bellissima action figures, anche questa qua è fatta benissimo, mi ricordo. Vediamo se mi ricordo bene. Andiamo ad aprirla. Dai, non fare la timida. Naturalmente più il tempo passa e più le action figures venivano fatte meglio. Questa è già praticamente un'altra categoria e già al tatto si sente che il materiale è migliore, e devo dire che è veramente veramente bella questa action figures. Il lighting, anche le ginocchia, poi vabbè, lei aveva le ginocchia scoperte, però già hanno un'aggiuntura in più che si piega sul ginocchio proprio, e questa cosa l'ho sempre apprezzata. I piedi anche, come nelle altre due, si piegano, le punte, non le punte ma tutto il piede sulla caviglia. I dettagli sono veramente ben curati, la spada, il portaspada, ed è tutto in gomma, però è una gomma che sembra quasi un tessuto, questo sembra quasi pelle, forse è pelle o semi pelle, no, è gomma, puzza di gomma tantissimo, ma è bellissima, è veramente bella. Tra l'altro c'è un braccio al contrario, poverina. Si possono piegare anche qui. Questa è uscita insieme a Final Fantasy XIII, quindi parliamo di più di 10 anni fa, mentre quella di Dragon Ball è uscita l'anno scorso, se non quest'anno. Quindi sono curioso poi di vedere quelle di nuova generazione come quella di Chun-Li. Appena riesco a metterci le mani sopra vi facciamo un video anche su quello, perché adesso è in prevendita, non si può acquistare direttamente, mi sa. Comunque sì, devo dire che erano ben fatte, cioè i costumi e i dettagli sono veramente stupendi, anche il mantellino, i capelli va bene, sono sempre rigidi, però sono fatti veramente veramente bene. Adoro questa action figures, in più è piena di gadget anche lei. C'ha la sua spada, sempre particolari le spade di Final Fantasy, come ci piacciono a noi, e la sua basetta, che è molto più particolare rispetto a quelle vecchie, in cui si può posizionare, ricorda molto quella dei Gundam, in modo che si possono fare anche delle posizioni, diciamo, quando salta per sferrare un attacco, queste cose qua. Questo si montava così. No, mi sbagliavo, non la regge, perché in effetti è molto pesante, comunque peserà un 400-500 grammi questa action figures, e il braccetto non riesce a reggerla su come i Gundam che ho a casa, però la regge su in piedi, quindi se vogliamo metterla in posizioni particolari, che tipo sta correndo, queste cose qua. E poi ce n'è una ancora più vecchia, quella di Final Fantasy VII, che vi ho fatto vedere all'inizio, i selfie. Ok, purtroppo la plastica della confezione è molto ingiallita, va bene che ho la maglietta gialla anch'io, però è veramente molto ingiallita. E questa è veramente vecchia, cioè non so quanto vecchia, forse più o meno sono uscite insieme a quelle di Advent Children, ed è in effetti molto simile, ricorda quelle di Advent Children, però un po' più bruttarella. Non è proprio come quella del gioco, però dai, è stabile, si possono muovere bene le gambe. Porca miseria, le ginocchia sono veramente dure, perché proprio mi sa che non l'ho mai tirata fuori dalla confezione, forse una volta, rimessa via subito. C'ha il suo bastone da combattimento, i classici nunchaku lunghissimi, tra l'altro con la catenella. I nunchaku dei bastoni lunghissimi retti da una catenella, che è una vera catenella. I dettagli erano veramente stupendi di queste action figures. Magari
non saranno snodate, non saranno di materiali belli come quelle nuove, però i dettagli li hanno sempre curati al massimo, persino i laccetti degli stivali. E poi comunque le posizioni classiche di combattimento le rispettano sempre tutte. Per esempio, un altro dettaglio che non avevo mai notato, ma ve lo faccio vedere adesso, è ha una collanina che è proprio una collanina, cioè non è di gomma, è proprio di ferro, di metallo, fatta a maglia, ed è quella che c'aveva nel gioco. Questo non l'avevo mai notato. E poi anche questi dettagli, tipo questi non l'avevo mai notato nel gioco, questa scritta qua. State chiedendo se ha le mutande? Sì, le ha. Sono bianche, come nel gioco. Maniaci. Però ero curioso anch'io. E comunque sì, è molto molto carina. Adoro questa qua. E non l'ho mai messa in vendita perché comunque sono affezionato, quindi ci sono cose che non riesco a mettere in vendita. Sono un nostalgico. Final Fantasy VII, come ho detto, è il mio preferito e lei era una dei miei personaggi preferiti.